Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Enoxaparina Rovi, Rovi Biotech SRL, ultimo aggiornamento, 1 febbraio 2022. Cos'è Enoxaparina Rovi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enoxaparina Rovi durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Enoxaparina Rovi? Enoxaparina Rovi ha un farmaco a base del principio attivo enoxaparina sodica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Rovi Biotech SRL. Enoxaparina Rovi può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Enoxaparina Rovi 10.000 UI, 100 mg, barra 1 ml soluzione iniettabile 10 siringhe pre-riempite C/sistema di sicurezza. Enoxaparina Rovi 10.000 UI, 100 mg, barra 1 ml soluzione iniettabile in 10 siringhe pre-riempite. Enoxaparina Rovi 2000 UI, 20 mg, barra 0,2 ml soluzione iniettabile 6 siringhe pre-riempite. Enoxaparina Rovi 2000 UI, 20 mg, barra 0,2 ml soluzione iniettabile 6 siringhe pre-riempite C/sistema di sicurezza. Enoxaparina Rovi 4000 UI, 40 mg, barra 0,4 ml soluzione iniettabile 6 siringhe pre-riempite. Enoxaparina Rovi 4000 UI, 40 mg, barra 0,4 ml soluzione iniettabile 6 siringhe pre-riempite C/sistema di sicurezza. Enoxaparina Rovi 6000 UI, 60 mg, barra 0,6 ml soluzione iniettabile 10 siringhe pre-riempite. Enoxaparina Rovi 6000 UI, 60 mg, barra 0,6 ml soluzione iniettabile 10 siringhe pre-riempite C/sistema di sicurezza. Enoxaparina Rovi 8000 UI, 80 mg, barra 0,8 ml soluzione iniettabile 10 siringhe pre-riempite C/sistema di sicurezza. Enoxaparina Rovi 8000 UI, 80 mg, barra 0,8 ml soluzione iniettabile in 10 siringhe pre-riempite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorios Pharmaca Copyright Uticos Rovi SA. Concessionario: Rovi Biotech SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: enoxaparina sodica. Gruppo terapeutico: eparine. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: enoxaparina Rovi è indicata negli adulti per profilassi del tromboembolismo venoso, TEV, nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica. Profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta, come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche, e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso. Trattamento della trombosi venosa profonda, TVP, e dell'embolia polmonare, EP, ad esclusione dell'EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica. Prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi. Sindrome coronarica acuta. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST, STEMI, in associazione con acido acetilsalicilico orale. Trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST, STEMI, inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo, PCI. Posologia. Profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti chirurgici a rischio moderato e alto. Il rischio tromboembolico individuale per i pazienti può essere valutato utilizzando un modello validato di stratificazione del rischio. Nei pazienti a rischio tromboembolico moderato, la dose raccomandata di enoxaparina sodica è di 2000 UI, 20 mg, in un'unica somministrazione giornaliera per iniezione sottocutanea, SC. L'inizio preoperatorio, 2 ore prima dell'intervento, di enoxaparina sodica 2000 UI, 20 mg, si è dimostrato efficace e sicuro nella chirurgia a rischio moderato. Nei pazienti a rischio moderato, il trattamento con enoxaparina sodica deve continuare per un periodo minimo di 7-10 giorni, indipendentemente dallo stato di recupero, ad esempio relativamente alla mobilità. La profilassi deve comunque proseguire fino a quando il paziente non abbia recuperato la sua ridotta mobilità.
Nei pazienti ad alto rischio tromboembolico, la dose raccomandata di enoxaparina sodica di 4000 UI, 40 mg, in un'unica somministrazione giornaliera per iniezione SC, da iniziare preferibilmente 12 ore prima dell'intervento chirurgico. Nel caso si renda necessaria la somministrazione profilattica preoperatoria di enoxaparina sodica antecedente a 12 ore prima dell'intervento, ad esempio pazienti ad alto rischio in attesa di un intervento differito di chirurgia ortopedica, l'ultima iniezione deve essere somministrata non oltre 12 ore prima dell'intervento ed effettuata nuovamente 12 ore dopo l'intervento. Per i pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore, si raccomanda una tromboprofilassi prolungata fino a 5 settimane. Per i pazienti ad alto rischio di tromboembolia venosa, TEV, sottoposti a intervento chirurgico addominale o pelvico per cancro, si raccomanda una tromboprofilassi prolungata fino a 4 settimane. Profilassi della tromboembolia venosa, TEV, in pazienti non chirurgici. La dose raccomandata di enoxaparina sodica di 4000 UI, 40 mg, in un'unica somministrazione giornaliera per iniezione SC. Il trattamento con enoxaparina sodica è raccomandato per almeno 6-14 giorni indipendentemente dallo stato di recupero, ad esempio, relativamente alla mobilità. Il beneficio di un trattamento superiore a 14 giorni non è stato stabilito. Trattamento della TVP e dell'EP. Enoxaparina sodica può essere somministrata sia in un'unica somministrazione giornaliera SC di 150 UI/kg, 1,5 mg/kg, sia in due somministrazioni SC al giorno di 100 UI/kg, 1 mg/kg, ciascuna. Il regime posologico deve essere selezionato dal medico sulla base di una valutazione individuale comprensiva del rischio tromboembolico e del rischio di sanguinamento. Il regime posologico di 150 UI/kg, 1,5 mg/kg, somministrato una volta al giorno, deve essere usato in pazienti non complicati, con basso rischio di recidiva di TEV. Il regime posologico di 100 UI/kg, 1 mg/kg, somministrato 2 volte al giorno, deve essere usato in tutti gli altri pazienti, quali ad esempio obesi, con episintomatica, con patologia tumorale, recidiva di TEV o trombosi prossimale, vena iliaca. Il trattamento con enoxaparina sodica è raccomandato per un periodo medio di 10 giorni. Ove appropriato deve essere avviata una terapia anticoagulante orale, vedere A. Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali e viceversa. Alla fine del paragrafo 4, 2. Prevenzione della formazione di trombi in corso di emodialisi. La dose raccomandata di enoxaparina sodica di 100 UI/kg, 1 mg/kg. Nei pazienti ad alto rischio emorragico, la dose deve essere ridotta a 50 UI/kg, 0,5 mg/kg, per accesso vascolare doppio o a 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, per accesso vascolare semplice. Durante l'emodialisi, enoxaparina sodica deve essere introdotta nella linea arteriosa del circuito all'inizio della seduta di dialisi. L'effetto di questa dose è solitamente sufficiente per una seduta della durata di 4 ore. Tuttavia, se compaiono filamenti di fibrina dentro il circuito, ad esempio nel corso di una seduta più lunga rispetto al normale, si potrà ricorrere alla somministrazione di una ulteriore dose di 50-100 UI/kg, 0,5-1 mg/kg. Non vi sono dati disponibili per pazienti ai quali è stata somministrata enoxaparina sodica per profilassi o trattamento e anche durante le sedute di emodialisi. Sindrome coronarica acuta. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI e dell'infarto miocardico acuto STEMI. Per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI, la dose raccomandata di enoxaparina sodica di 100 UI/kg, 1 mg/kg, ogni 12 ore per iniezione SC, somministrata in associazione alla terapia antiaggregante piastrinica. Il trattamento deve essere mantenuto per almeno 2 giorni e continuato fino alla stabilizzazione della situazione clinica. Generalmente, la durata del trattamento è da 2 a 8 giorni. L'acido acetilsalicilico è raccomandato per tutti i pazienti, senza controindicazioni, a una dose di carico orale iniziale di 150 a 300 mg, in pazienti non già in trattamento con acido acetilsalicilico, e a una dose di mantenimento di 75 a 325 mg/d a lungo termine, indipendentemente dalla strategia di trattamento. Per il trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI, la dose raccomandata di enoxaparina sodica a un singolo bolo endovenoso, EV, di 3000 UI, 30 mg, più a una dose di 100 UI/kg, 1 mg/kg, per iniezione SC, seguiti da una dose di 100 UI/kg, 1 mg/kg, per iniezione SC ogni 12 ore, massimo 10.000 UI, 100 mg, per ciascuna delle prime 2 dosi SC.
In concomitanza e salvo controindicazioni, deve essere somministrata una terapia antiaggregante piastrinica appropriata, come l'acido acetilsalicilico per via orale, 75-325 mg una volta al giorno. La durata raccomandata del trattamento è di 8 giorni o fino a dimissione dall'ospedale, a seconda di quali dei due eventi si verifichi prima. Se somministrata in associazione con un trombolitico, fibrino specifico o non fibrino specifico, enoxaparina sodica deve essere somministrata tra 15 minuti prima e 30 minuti dopo l'inizio della terapia fibrinolitica. Per il dosaggio nei pazienti di età 0-75 anni, vedere il paragrafo A. Anziani A. Per i pazienti gestiti con intervento coronarico percutaneo, PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata meno di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, non è necessaria alcuna ulteriore dose. Se l'ultima dose di enoxaparina sodica SC è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, deve essere somministrata una dose di 30 UI/kg, 0,3 mg/kg, di enoxaparina sodica per iniezione EV in bolo. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di enoxaparina sodica nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. Anziani. Per tutte le indicazioni ad eccezione dell'infarto miocardico STEMI, non è necessaria alcuna riduzione del dosaggio nei pazienti anziani, a meno che la funzionalità renale non sia compromessa, vedere A. Compromissione renale A. Qui di seguito è paragrafo 4. Per il trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI in pazienti anziani di A0-75 anni, non deve essere utilizzato il bolo EV iniziale. Iniziare con una dose di 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, per iniezione SC ogni 12 ore, massimo 7500 UI, 75 mg, solo per ciascuna delle prime due dosi per iniezione SC, seguite da 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, per iniezione SC per le dosi restanti. Per il dosaggio nei pazienti anziani con funzionalità renale compromessa, vedere A. Compromissione renale A. Qui di seguito è il paragrafo 4. Compromissione epatica. Sono disponibili dati limitati sull'utilizzo in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafi 5.1 e 5.2, e pertanto è necessario porre cautela quando enoxaparina sodica è utilizzata in questi pazienti, vedere paragrafo 4. Compromissione renale, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione renale grave. Enoxaparina sodica non è raccomandata in pazienti con compromissione renale allo stato terminale, clearance della creatinina 15 ml/min, a causa di mancanza di dati in questa popolazione, al di fuori della prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi. Tabella posologica per i pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina 15-30 ml/min. Indicazione. Regime posologico. Profilassi del tromboembolismo venoso 2000 UV, 20 mg, per iniezione SC una volta al giorno. Trattamento della TVP e dell'EP 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC una volta al giorno. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC una volta al giorno. Trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI in pazienti di età inferiore a 75 anni 1x 3000 UI, 30 mg, per iniezione EV in bolo PA 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC, e successivamente 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC ogni 24 ore. Trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI in pazienti di età superiore a 75 anni. Nessuna somministrazione iniziale del bolo EV. 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC, e successivamente 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC ogni 24 ore. Gli adeguamenti della dose raccomandati non si applicano all'indicazione A. Emodialisi A. Compromissione renale da lieve a moderata. Sebbene un adeguamento della dose non sia raccomandato in pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina 30-50 ml/min, e lieve, clearance della creatinina 50-80 ml/min, è consigliabile un attento monitoraggio clinico. Modo di somministrazione. Enoxaparina ROVI non deve essere somministrato per via intramuscolare.
per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC. Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi. Enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi. La siringa monouso pre-riempita pronta per l'uso. Tecnica di iniezione SC. L'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica somministrata per iniezione SC profonda. Quando si usano le siringhe pre-riempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe pre-riempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina. La somministrazione deve essere alternata tra parte sinistra e destra della parete anterolaterale o posterolaterale dell'addome. L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione. Nota per le siringhe pre-riempite con sistema automatico di sicurezza. Il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione, vedere le istruzioni al paragrafo 6.6. In caso di autosomministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nel foglio illustrativo incluso nella confezione di questo medicinale. Iniezione EV in bolo, solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI. Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV, non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscelazione di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso EV scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina, 0,9% o con destrosio al 5% in acqua. Bolo iniziale di 3000 UI, 30 mg. Per il bolo EV iniziale di 3000 UI, 30 mg, utilizzare una siringa pre-riempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume in eccesso e conservare solo 3000 UI, 30 mg, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3000 UI, 30 mg, può essere iniettata direttamente nella linea EV. Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino. Per i pazienti trattati con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg, 0,3 mg/kg. Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml, 3 mg/ml. Per ottenere una soluzione da 300 UI/ml, 3 mg/ml, utilizzando una siringa pre-riempita da 6000 UI, 60 mg, si raccomanda l'uso di una sacca da infusione da 50 ml, ossia con soluzione salina normale, 0,9% o destrosio 5% in acqua, come segue. Prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa pre-riempita di enoxaparina sodica 6000 UI, 60 mg, nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa adatta alla somministrazione nella linea EV. Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato usando la seguente formula: volume di soluzione diluita, ml, uguale peso del paziente, kg, x 0,1, oppure usando la tabella seguente. Si raccomanda di preparare la diluizione immediatamente prima dell'uso. Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI, 3 mg/ml.
peso. Dose richiesta 30 UI/kg, 0,3 mg/kg. Volume da iniettare una volta diluito alla concentrazione finale di 300 UI, 3 mg/ml, kg, UI, mg, ml, 45, 1350, 13,5, 4,5, 50, 1500, 15, 5, 55, 1650, 16,5, 5,5, 60, 1800, 18, 6, 65, 1950, 19,5, 6,5, 70, 2100, 21, 7, 75, 2250, 22,5, 7,5, 80, 2400, 24, 8, 85, 2550, 25,5, 8,5, 90, 2700, 27, 9, 95, 2850, 28,5, 9,5, 100, 3000, 30, 10, 105, 3150, 31,5, 10,5, 110, 3300, 33, 11, 115, 3450, 34,5, 11,5, 120, 3600, 36, 12, 125, 3750, 37,5, 12,5, 130, 3900, 39, 13, 135, 4050, 40,5, 13,5, 140, 4200, 42, 14, 145, 4350, 43,5, 14,5, 150, 4500, 45, 15. Iniezione nella linea arteriosa. Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi. Passaggio da enoxaparina sodica ad anticoagulanti orali e viceversa. Passaggio da enoxaparina sodica ad antagonisti della vitamina K, VKA, e viceversa. Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio tempo di protrombina espresso come rapporto internazionale normalizzato, INR, devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA. Poiché a copyright ci vuole un certo tempo perché il VKA raggiunga il suo effetto massimo, la terapia con enoxaparina sodica deve essere proseguita a una dose costante per il periodo necessario per mantenere l'INR all'interno dell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in 2 valutazioni successive. Per i pazienti in terapia con un VKA, il medicinale deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico. Passaggio da enoxaparina sodica ad anticoagulanti orali diretti, DOAC, e viceversa per i pazienti in terapia con enoxaparina sodica, interrompere enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima della successiva somministrazione programmata di enoxaparina sodica secondo quanto autorizzato per il DOAC. Per i pazienti in terapia con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC. Somministrazione in anestesia spinale/epidurale o puntura lombare. Se il medico decide di somministrare un anticoagulante nel contesto dell'anestesia/analgesia epidurale o spinale o della puntura lombare, ha raccomandato un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali, vedere paragrafo 4. Alle dosi usate per la profilassi deve essere mantenuto un intervallo di almeno 12 ore tra l'ultima somministrazione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento della GO del catetere. Per le tecniche in continuo, prima di rimuovere il catetere si devono attendere almeno 12 ore. Per i pazienti con clearance della creatinina 15-30 ml/min, prendere in considerazione il raddoppio del tempo necessario, almeno 24 ore, prima del posizionamento o della rimozione della puntura barra del catetere. La somministrazione 2 ore prima dell'intervento di enoxaparina sodica 2000 UI, 20 mg non è compatibile con l'anestesia neuroassiale. Alle dosi usate per il trattamento si deve mantenere un intervallo di almeno 24 ore tra l'ultima somministrazione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento della GO del catetere, vedere anche paragrafo 4.3. Per le tecniche in continuo, prima di rimuovere il catetere si devono attendere 24 ore. Per i pazienti con clearance della creatinina 15-30 ml/min, prendere in considerazione il raddoppio del tempo necessario, almeno 48 ore, prima del posizionamento o della rimozione della puntura barra del catetere.
I pazienti che ricevono le dosi 2 volte al giorno, ossia 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, 2 volte al giorno o 100 UI/kg, 1 mg/kg, 2 volte al giorno, devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica affinché trascorra un tempo sufficiente prima del posizionamento o della rimozione del catetere. I livelli di anti-XA sono ancora rilevabili a questi tempi e il ritardo nel posizionamento o nella rimozione del catetere non garantisce che non si formino ematomi neuroassiali. Allo stesso modo, si consiglia di non utilizzare enoxaparina sodica per almeno 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo la rimozione del catetere. Il ritardo deve basarsi su una valutazione rischio/beneficio considerando sia il rischio di trombosi sia il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente. Controindicazioni: enoxaparina sodica controindicata nei pazienti con ipersensibilità a enoxaparina sodica, eparina o suoi derivati, incluse altre eparine a basso peso molecolare, EBM, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi positiva per trombocitopenia immunomediata indotta da eparina, IT, nei 100 giorni precedenti o in presenza di anticorpi circolanti, vedere anche paragrafo 4.4. Sanguinamento attivo clinicamente significativo e condizioni associate a un alto rischio di emorragia, inclusi ictus emorragico recente, ulcera gastrointestinale, presenza di neoplasia maligna ad alto rischio di sanguinamento, recente intervento chirurgico cerebrale, spinale od oftalmico, varici esofagee note o sospette, malformazioni arterovenose, aneurismi vascolari o anomalie vascolari intraspinali o intracerebrali maggiori. Anestesia spinale o epidurale o anestesia locoregionale nel caso in cui sia stata impiegata enoxaparina sodica nelle 24 ore precedenti a dosaggio terapeutico, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Enoxaparina sodica non può essere usata in modo intercambiabile, unità per unità, con altre EBM. Questi medicinali differiscono per processo di fabbricazione, peso molecolare, attività specifiche anti-XA e anti-IA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Uso concomitante non raccomandato. Medicinali che influiscono sull'emostasi, vedere paragrafo 4.4. Si raccomanda l'interruzione della somministrazione di alcuni prodotti che influiscono sull'emostasi prima della terapia con enoxaparina sodica A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere enoxaparina rovi insieme ad altri farmaci come Eurosaciclofenac Accorda Euro, Eurosaciclofenac Ega Euro, Eurosacido acetilsalicilico Angelini A Euro, Eurosacido acetilsalicilico Aurobindo A Euro, Eurosacido acetilsalicilico Doc Generic A Euro, Eurosacido acetilsalicilico più acido ascorbico Copa Euro, Eurosacido acetilsalicilico Ega Euro, Eurosacido acetilsalicilico Corca, compressa gastroresistente A Euro, Eurosacido acetilsalicilico Fma A Euro, Eurosacido acetilsalicilico Milan A Euro, Eurosacido acetilsalicilico Sanduzza A Euro, Eurosacido acetilsalicilico Teva Italia A Euro, Eurosairtal, compresse rivestite, polvere A Euro, Eurosairtal, crema A Euro, Eurosalgopirina A Euro, Eurosalcaefera A Euro, Eurosantireumina A Euro, Eurosascriptina A Euro, Eurosaspirina Act dolore e infiammazione A Euro, Eurosaspirina K A Euro, Eurosaspirina, compressa A Euro, Eurosaspirina dolore e infiammazione A Euro, Eurosaspirina e Ferv. Più vitamina C, granulato A Euro, Eurosaspirina, granulato A Euro, Eurosaspirina influenza naso chiuso A Euro, Eurosaspirina rapida A Euro, Eurosaspirinetta A Euro, Euroscardioaspirina A Euro, Euroscardioral A Euro, Euroscarina A Euro, Eurosclopidogrele acido acetilsalicilico Milan A Euro, Eurosduoplavina A Euro, Euroseliquis, compressa rivestita A Euro, Euroseliquis, compressa rivestita, compresse rivestite A Euro, Euroseuspiflu A Euro, Eurosfrobeflu A Euro, Eurosgladio, compressa rivestita, polvere A Euro, Eurosgladio, crema A Euro, Eurosistantal A Euro, Euroscafenac A Euro, Euroslixiana A Euro, Eurosneonisidina K Euro, Eurosneonisidina A Euro, Eurosniflama A Euro, Eurospradaxa, capsula A Euro, Eurosurgamila A Euro, Eurosvivina A Euro, Eurosvivinca Euro, Eurosxarelto, compressa rivestita A Euro, Eurosxarelto, compresse rivestite A Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere enoxaparina rovi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere enoxaparina rovi durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Nella donna non vi sono evidenze che enoxaparina sodica attraversi la barriera placentare durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza.
Non sono disponibili informazioni sul primo trimestre. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Enoxaparina sodica non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Enoxaparina sodica è stata valutata in più di 15.000 pazienti che l'hanno ricevuta in corso di studi clinici. In tali studi erano inclusi 1.776 pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Il sovradosaggio accidentale di enoxaparina sodica dopo somministrazione EV, extracorporea OSC, può portare a complicanze emorragiche. È improbabile che enoxaparina sodica venga assorbita in seguito a somministrazione orale, di dosi anche elevate. Trattamento. Gli effetti anticoagulanti possono essere in gran parte neutralizzati mediante iniezione EV lenta di protamina. La dose di protamina dipende dalla dose di enoxaparina sodica iniettata. 1 mg di protamina neutralizza l'effetto anticoagulante di 100 UI, 1 mg di enoxaparina sodica, se l'enoxaparina sodica è stata somministrata nelle 8 ore precedenti. Se enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima della somministrazione di protamina o se è stato stabilito che è necessaria una seconda dose di protamina, si può somministrare un'infusione di 0,5 mg di protamina per 100 UI, 1 mg, di enoxaparina sodica. Dopo 12 ore dall'iniezione di enoxaparina sodica, la somministrazione di protamina può non essere necessaria. Tuttavia, anche dosi elevate di protamina non neutralizzano completamente l'attività anti-XA di enoxaparina sodica, al massimo il 60% circa. Vedere le informazioni sulla prescrizione dei sali di protamina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotici, eparinici, codice ATC. B01 a B05 enoxaparina rovia un medicinale biosimilare. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Effetti farmacodinamici, proprietà farmacocinetiche, caratteristiche generali. I parametri farmacocinetici di enoxaparina sodica sono stati studiati principalmente in termini di andamento temporale dell'attività plasmatica anti-XA e anti-IA agli intervalli posologici raccomandati dopo somministrazione SC singola, dati preclinici di sicurezza. Oltre agli effetti anticoagulanti di enoxaparina sodica, non vi sono state evidenze di effetti avversi in studi di tossicità SC nel ratto e nel cane alla dose di 15 mg/kg/giorno. Elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di enoxaparina rovia base di enoxaparina sodica sono Clexane T, Gemaxan, Inixa, soluzione, Rovinadil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.